Siamo giunti allo speciale Swarm Trap. Quello che voglio fare in questo video è darvi delle nozioni per riuscire, se siete fortunati, a catturare qualche sciame, ok? Senza fare nulla praticamente. A me è successo nello specifico con questa arnia qui. Se andate a vedere nella sezione Swarm Trap funziona, troverete questa arnia. Il tetto è leggermente diverso perché era stata una cosa fatta molto velocemente. Questo è stato ristrutturato il tetto, ok? Comunque questa io la uso solamente per catturarlo. Lo sciame poi starà, come è successo, è stato qui dentro all'incirca un mese, il tempo che si è un po' stabilizzato. Va bene anche tutta l'estate, finché fa caldo, e poi le ho trasferite nelle altre top bar, ok? Quindi quello che voglio darvi è alcuni piccoli consigli. Allora, uno, la grandezza potete scendere, questa è stata testata, quindi essendo stata accettata dalle api, chi meglio di loro. Questa ha una lunghezza di 70 cm, io direi di non farla né più piccola né più grande, perché più grande comincia a essere già più ingombrante, e più piccola non vi do la certezza che vada bene. Visto che hanno scelto questa e la misura è 70 cm, io la tengo un po' come una misura standard. Questa è molto spartana, fatta con il riciclo dei pellet. Infatti lo spessore è scarso 2,5 cm, ma neanche ci arriva. E come vedete sono tutte tavole. Poi sempre nella sezione Swarm Trap trovate come costruirla, c'è proprio il video su tutta la costruzione, ok? È molto molto facile da fare e veloce. I fori dei chiodi voi potete stuccarli come volete, io li ho stuccati con il silicone, che può sembrare brutto, ma il silicone è tossico quando si asciuga. Una volta asciugato è atossico. Ve ne dà la garanzia anche il fatto che ci si fanno gli acquari e ci si fanno anche le protesi, ok? Non tappate tutti i fori, perché comunque le api sfrutteranno quelli che ritengono necessari per il ricircolo interno, e chiuderanno quelli che non lo sono. Quindi ne chiudete la gran parte, quelli più grandi, quelli piccoli conviene lasciarli, ok? Poi fori, come vedete, io ne entravano 3, ma vanno più che bene, di più sarebbero troppi. Ne ho lasciati aperti 2 quando è successo il fatto, quindi io ne lascio 2. In più voglio farvi vedere alcune particolarità. Queste sono le barre, va bene, già ci sono state le api all'interno, quindi sono anche propolizzate. Quindi primo consiglio, mettete all'interno delle barre propolizzate. Se non ce l'avete fatevi mandare della cera buona da qualcuno, ok? E la spargete dentro. Altro consiglio, il legno bruciatelo, se volete fare la tecnica su Giban è perfetta. Qui io non l'avevo applicata, andavo di fretta, ho fatto un minimo, è stata bruciata un minimo. L'interno va bene bruciato in questa maniera. Come vedete ci sono tutti i segni della propoli delle api, che l'ho fatta stare per quasi tutta l'estate praticamente, ok? Quindi già hanno vissuto. La modifica che ho fatto, io avevo messo la rete che per aprire sotto, perché questa qui ha lo sportello che si apre sotto per vedere come era l'andamento, se lo sciame sta all'interno, quindi comunque vi serve una sorta di finestra. Fate lo sportello sotto che si apre, vi faccio vedere. Qui ci sono le cerniere, vedete, una cosa semplicissima, niente di tremendo, ok? Ci sono le cerniere, qui c'è un fatti a L, ok, che apre e chiude. Adesso non ve lo faccio vedere perché questo è molto duro, perché l'ho fatto perché spinge bene all'interno, quindi lo faccio con le pinze quando vi serve. L'altra cosa che volevo farvi vedere è che io ho aggiunto questo foro qui, che farò in seguito a tutte le top bar che costruirò da ora in poi, perché è utilissimo per la pulizia per le api. Invece di dover sollevare le api morte e sporcizia, loro la buttano direttamente da qui, e a volte lo usano anche come ingresso, ok? Quindi risultato gradito alle api. Poi altri consigli: se fate l'esterno il Sujiban, usate, mi raccomando, olio alimentare. Vi consiglio sempre quello di girasole. Andate a vedere il video verniciare senza verniciare, tecnica Soshujiban, e lì vi spiego tutto come farla. Poi queste sono cose che ho aggiunto dopo io, a seconda di dove la dovevo mettere. Quando l'avevo messa sull'albero non c'erano tutte queste cose, ma solamente le gambe, queste qui, ok, per poterla mettere poggiata dopo. Poi ho aggiunto queste qui. Questa H l'ho aggiunta perché l'ho posizionata sopra un'altalena praticamente in ferro. Vedete, qui ho fatto i fori con le piastre per tenerla, però sono tutte cose in più. Questa cosa qui, se voi avete un palo in legno
alto un paio di metri dove poterla mettere, anche potrebbe funzionare, ma è meglio l'albero. Ok, questa era un'altra cosa che avevo fatto io, che ci dovrebbe essere nel video, perché proprio all'inizio dove l'avevo fissata su un palo. Comunque sono tutte cose che alla fine ho lasciato, perché anche mettendola sugli alberi, per poterla legare bene con le corde, fanno comunque comodo tutte queste cose. Pesa un po' di più, però essendo leggerissimo sia il tetto che la struttura non è un problema particolare, ok? E allora, quindi vi ho detto, un'altra cosa buona che potete fare è strofinare con del rosmarino l'ingresso, anche poco l'arnia se volete. Credo che migliori, perché comunque a loro è molto gradito il rosmarino. Ok, io l'ho fatto e sembra che abbia funzionato con l'altra arnia in cui si sono insediate. Avevo proprio strofinato sull'ingresso del rosmarino. Sarà un caso, non sarà un caso, comunque non è una cosa dispendiosa, lo potete provare a fare. Ok, questa è la struttura del tetto, che è leggerissima. All'interno io metto sempre l'isolante sia per il caldo che per il freddo, in questo caso per il caldo, perché ripeto la tengo giusto per l'estate. Ok, detto questo, posso dirvi per ultime cose il posizionamento. Allora, il posizionamento migliore è più o meno all'altezza di un paio di metri, 1,80 m. Se avete un albero dove incastrarla è perfetto. Poi quando le api avranno cominciato a fare la covata, oppure nella notte stessa, le portate via. Dipende dove ce l'avete quest'albero. Le portate via, le mettete dove dovete metterle. Quindi un albero è perfetto, o se no una parte un po' rialzata. Se avete dei posti dove già si sono in passato attaccate delle api, sono perfetti, mettetela lì vicino. L'unica cosa importante quando la piazzerete, qualunque posto sia, per la top bar è importante, molto di più rispetto alla varre, dovete metterla a livella. Deve essere la parte longitudinale, quindi la parte più lunga deve stare in piano, altrimenti i favi vengono fatti tutti storti, perché le api vanno a piombo con la cera e noi no, ok? Quindi mi raccomando, metterla con la livella dovunque voi la mettiate, ok? Dal verso longitudinale. Se poi quest'altro verso è un po' inclinato, quello è meno importante. Se riuscite la mettete tutta a piombo, se no non fa niente. Poi come mettere le barre, quanto a covata, quanto a scorte, questo è sempre un dilemma. Allora, il consiglio che vi do io, siccome sempre per mia esperienza, considerando il fatto che questa è ingresso frontale, ok, le api la maggior parte delle volte vanno a costruire nella parte dietro alla fine, o al massimo nell'eventualità costruiscono al centro, ok? Dal centro si allargano, oppure dal fondo vanno verso l'ingresso. Quindi il consiglio che vi do io è questo: metteremo la prima barra a scorte, ok? Poi cominceremo a mettere le barre usate, come questa che la metterò per prima, che addirittura è parzialmente costruita, ok? E andiamo avanti così con le 8-9 barre messe a covata, e chiuderò tutta l'arnia con i listelli messi a scorta, ok? Fino a chiudere l'arnia, tranne l'ultima, che metteremo sempre una di quelle usate e propolizzate per aumentare insomma l'odore vicino all'ingresso. Per il resto vanno bene anche quelle nuove. Se non le avete, strofinate un po' di cera buona, non quella dei telaini, un po' di cera buona sia all'interno che sotto le barre, ok? Giusto per dare il profumo. Finito con la Swarm Trap, parliamo velocemente dell'inserimento degli sciami. Allora, io ho fatto più di qualche arnia per la cattura degli sciami in polistirene. Se andate nelle playlist la trovate. Praticamente per avere un'arnia leggera nei casi proprio estremi, quando gli sciami si trovano in punti molto difficili da raggiungere, ok? Quindi si può costruire con le stesse misure dell'arnia in questione, o la stessa forma se si tratta della top bar. Io quella che ho fatto è fatta per la Varre, ok? Però facendo finta che sia una top bar, si fa leggermente più piccola, in polistirene, in cui si può far cadere dentro lo sciame, chiudere e farlo stare un po' di tempo. Poi ne farò anche una
per la top bar farò un video anche su quello, così potete vederla. Quindi questa ci sarà utile per catturare gli sciami in casino. L'inserimento, allora quello che voglio dirvi sono le domande che mi fanno spesso tanti, cioè quale sciame posso, dove le vado a prendere le api, che api posso prendere, dove comprarle. Allora sinceramente io non mi sento di consigliarvi di comprarle, però purtroppo non è facile reperire sciami selvatici, che poi non sono selvatici, diciamo sciami da sciamatura naturale sfuggiti a qualche apicoltore. Quindi chi non riesce ovviamente a reperire questo, il consiglio che posso darvi io è cercare dalle vostre parti, cominciate l'anno prima, a informarvi se c'è qualcuno, qualche anziano signore o qualcuno lo fa proprio per hobby, ha poche arnie, magari non le tiene tanto sotto controllo, ogni tanto gli partono questi sciami, quindi che lo fa proprio a livello hobbistico, ok? Se riuscite a trovare una persona del genere potete chiedergli di scegliere un'arnia alla quale non tenterà di impedire la sciamatura, sempre se è uno che fa queste cose, e gli garantite magari che quando esce lo sciame lui vi avvisa e lo prendete voi. Ovviamente glielo dovrete pagare, suppongo, quindi queste sono cose che vi metterete d'accordo voi, però quella è la partenza più giusta in assoluto, cioè prendere uno sciame da sciamatura naturale. Chi non dovesse riuscire a fare questo e è costretto a acquistarlo, se riuscite, sempre se è uno che non fa grandi quantitativi ma è che lo fa come piccola azienda, potreste anche riuscire a mettervi d'accordo, non so, per una via di mezzo, nel senso, invece di farvelo mettere nei portasciami quelli in cartone che usano loro già con i telaini, se ve ne fa uno che ve lo mette, voi gli lasciate l'arnia e lui ve la mette dentro, non lo so, queste sono cose che dovete cercare di fare voi con l'apicoltore che vi mettete d'accordo. Ovviamente nel caso più estremo, quello che sarebbe bello poter riuscire a evitare, ma non sempre ci si riesce, che dovete comprare la famiglia col portasciami e 3-4 telaini, non so come lo vendono, con la regina ingabbiata, siete costretti e quindi dovrete fare così. Il problema qual è? Che scrollare le api dentro e mettere la regina, sì, le api resteranno, però la famiglia sarà sicuramente sbilanciata perché era già avviata con le risorse già pronte, con un certo quantitativo di covata, quindi potrebbe non andare a buon fine, ok? Il caso più estremo che potete fare è scrollare le api all'interno, prendere i telai e provare a fare la cosa più difficile, che è quella di rompere i telaini, cercare di recuperare la covata e di fissarla sotto le barre della top bar, ma è sicuramente un'operazione molto molto difficile, non ci sono altre possibilità. Quindi quello che mi sento io di dirvi è cercare di mettervi d'accordo con qualcuno, oppure spargere la voce tra chi conoscete il più possibile, che non è che dovete stare a dire non avete neanche un'arnia, ok, dite che fate l'apicoltura e che recuperate gli sciami, spargete la voce, perché comunque in primavera, almeno qui da noi, ce ne stanno tanti che vanno che entrano nei giardini, si attaccano alle case, capita spesso, quindi non so la vostra zona com'è la situazione, però magari riuscite che tramite giri di telefonate, gruppi di scuola, tutte queste diciamo questi gruppi su WhatsApp, magari riuscite a beccare qualcuno che vi avvisa e lo andate a recuperare. Per recuperarlo, più o meno vi ho spiegato, ci sono anche i video dove faccio vedere, non è facilissimo ma non è neanche complicatissimo, basta un po' di volontà, un po' prendere un po' di coraggio e andare, ok? Poi vedrete che fatto uno se ne fanno tutti, e cercare di recuperarli, questo sarebbe il top. Per il resto, perlomeno evitare, se dovete comprare la famiglia già fatta, almeno evitare qualcuno, se riuscite a capire, che non prenda le regine create così da chi le vende, ma che siano almeno divisioni di famiglie che ha fatto lui. Quindi c'è da sperare che abbia fatto la divisione e che le api abbiano fatto la regina da sole. Già quello sarebbe molto. Il perché di tutto questo, perché scegliere uno sciame da sciamatura naturale, è ovvio, perché le regine create e allevate vengono scelte le uova dagli apicoltori. Io non riesco proprio a concepire questa cosa, perché l'apicoltore va a prendere un uovo che non ha nessuna idea di quale patrimonio genetico stia divulgando, quindi tutte le famiglie che
che deriveranno da questa regina hanno un patrimonio genetico che non è stato scelto dalle api, ok? Quindi noi non sappiamo, con molta probabilità quell'uovo non sarebbe stato scelto per creare una regina. Qualcuna ne capiterà, magari siamo fortunati, ma è impossibile sapere che patrimonio genetico stiamo dando. In più, quelle che vendono le regine, magari voi comprate, andate a comprare una regina o una famiglia da una persona che l'alleva, che ne so, a 100 km da dove state voi e già non va più bene. Quindi mi raccomando, cercate sempre vicino, più vicino possibile a voi, perché le api di quella zona sono abituate a quelle temperature, sono abituate a quel clima e fa la differenza, ok? E più di questo non vi posso dire. Purtroppo capisco che non è facile, non tutti hanno la fortuna che arriva uno sciame e lo prendono, però no, io sinceramente non mi sento di garantire che la famiglia vada avanti senza trattamenti e senza niente. Io sono partito così, con uno sciame naturale che si è attaccato sotto al tetto. Da lì si sono poi altri due, li ho catturati da soli, sono venuti nelle arnie. Quindi la mia partenza è stata esclusivamente da sciami, chiamiamoli tra virgolette naturali. Io non so da dove sono arrivati, quindi, però comunque erano una sciamatura tra virgolette naturale, ok? Quindi io mi sento di dirvi che la possibilità che vadano avanti le famiglie è più sicura, vedendo le mie che non ho perdite, è più sicura se lo sciame, se la regina è fatta dalle api. Su questo non ci piove. Ok? Detto questo, andiamo al prossimo punto, che è la conduzione magari, ecco, della famiglia, se ne abbiamo una sola. Il primo anno. Allora, secondo me è importantissimo. Io ho avuto la famiglia che è entrata nella Swarm Trap, quella che vedete il video Swarm Trap funziona, che sta sull'albero, che era una famiglia piccolissima. Io non gli avevo dato una lira, come si dice da noi, pensavo che non ce la potesse fare, era veramente un mucchietto di api. Allora adesso è quella che vedete nei video con il tetto blu, e con quella specie di sole giallo, e è una delle più forti. È vero, ci ha messo 3 stagioni, questa è la terza stagione, ma adesso è potentissima, ok? Quindi non è detto, perché il fatto dello sciame naturale qual è? Che piccolo o grande è equilibrato a tutto quello che deve avere, quindi ha la possibilità di andare avanti. Quindi se è piccolo consumerà meno, quindi si farà l'inverno con quello che ha. Per questo anche quello che dico, nel, nel primo anno, ma mai praticamente, nel primo anno si dice sempre di, appena preso lo sciame, trattamento e nutrizione. Allora io il primo anno l'ho fatto anch'io, solo la nutrizione, però il trattamento non l'ho mai fatto, per paura, avevo un'arnia sola, quindi dico vabbè, almeno quello, visto che non facevo i trattamenti, ho nutrito le api col candito in inverno. Però poi mi sono detto, lo zucchero fa male a noi, fa male alle api, crea tutta una serie di concatenazioni negative, ok? Quindi secondo me non è naturale, praticamente fa sviluppare la famiglia in base a delle scorte che in realtà non sono state reperite. Quindi vuol dire che in quel periodo non ci dovevano essere quelle scorte, ok? Quindi loro devono imparare e regolarsi, come hanno sempre fatto per milioni di anni, con l'andamento delle stagioni. Ogni zona ha le sue stagioni, ha le sue fioriture, ok? Quindi dare del nutrimento sbilancia le famiglie. Per questo poi succede, come si sente in giro, a me grazie a Dio non mi è successo, che a aprile e settembre poi le famiglie muoiono, oppure in inverno muoiono di fame. La leggenda metropolitana, secondo me, che le api non riescono ad arrivare alle scorte per il freddo. Per carità, qui da noi non fa freddissimo, però tutte le top bar che ho io mettono le scorte a destra e a sinistra e non sono mai morte di fame, ok? Quindi se lo fanno loro, chi sono io per andare a togliere da sinistra e mettere tutto a destra? Io il primo anno l'ho fatto sempre per inesperienza e vi assicuro che la famiglia si è praticamente bloccata, non mi andava più avanti, solo perché avevo spostato un favo e l'avevo messo dall'altro lato. C'è stato un ritardo assurdo rispetto a come è andata l'anno dopo, in cui io non le ho più toccate. Quindi stringere i favi, allargare i favi, tutte cose che io non faccio, ok?
quindi cercare di fare abituare le api il più possibile. Se vengono già da allevamenti, purtroppo sono api sotto questo punto di vista secondo me molto delicate, ok? Ci vuole un po' di fortuna. Quindi non stringete, non allargate, fate fare a loro, perché tanto i favi che fanno loro esterni li lasceranno vuoti e saranno quelli diaframmi, ok? Non li dobbiamo mettere noi, sono loro che si regolano. Quindi niente nutrizione, niente trattamenti. Allora, questo purtroppo ci porterà a delle scelte pratiche e etiche, nel senso che dobbiamo essere disposti a perdere la famiglia. È brutto, lo so, però la natura è così. Chi non ce la fa non va avanti, ok? Anche questa è una selezione naturale. Io mi sono trovato il primo anno davanti a questa scelta, quando ho visto 2 o 3 varroe nel cassetto, mi ha preso un colpo, ma alla fine ho fatto la scelta. Io schiavo di questa cosa, con api che non riescono da sole, è inutile, quindi ho detto se va va, fortunatamente è andata avanti, ok? Ma secondo me, grazie al fatto che fosse uno sciame da sciamatura naturale. Lasciare fare in un certo senso alla natura. Se abbiamo un'arnia sola e il primo inverno, intorno a dicembre, vogliamo aprire un pezzettino da una parte o riuscire a infilare nel cassetto, non so, dipende come fate l'arnia, e mettere un po' di candito, il primo anno provate e fatelo, però insomma se riuscite meglio di no. Se vedete che la famiglia sta bene, lasciate stare. Allora, quindi in finale l'argomento ispezioni. Come ho detto anche nel video precedente, in questo periodo si comincia ad aprire, vedere come stanno, come non stanno. Quello che consiglio io è, specialmente i primi anni, quindi non c'è esperienza, fare le finestre alle arnie, ok? La finestra col vetro, col plexiglass, meglio il vetro, perché vi eviterà di fare ispezioni continue e inutili, secondo me. Quindi già dal vetro voi capirete più o meno la famiglia come sta, quello che sta costruendo. Nelle top bar specialmente si vede molto bene i fianchi dei favi, quindi vedrete se stanno facendo le scorte, se stanno covando. Con molta fortuna vi può capitare anche la regina, se state spesso lì. Io facevo d'estate, facevo le notti a guardarle, mi capitava molto le regine, ci sono i video se vedete. Bellissimo, oltre alla grande esperienza di guardare, che cominciate a capire quello che fanno, quello che non fanno, e vale tantissimo, perché poi negli anni io le faccio comunque le finestre, perché comunque è sempre una vista interna che mi permette di vedere durante l'anno se ci sono dei problemi, non so, se si dovesse staccare un favo, se una costruzione comincia a essere veramente troppo caotica, ok? E quindi quando arrivano, ecco, comincia ad arrivare aprile, io già so che devo fare, vado ad aprire l'arnia per fare quello che mi serve, non vado ad aprire per controllare e aprire tutto, che è la cosa più deleteria che si possa fare, perché togliete l'atmosfera interna, il microclima, che è fondamentale, che è antibiotico con la propoli e tutto il resto. Quindi non togliete la propoli, non togliete il polline. Per me questo è fondamentale per la salute delle api, ok? Quindi il miele, basta, avanza. Perciò la finestra, ispezione io non ne faccio. Il primo anno specialmente, io la prima ispezione la faccio l'anno dopo, ad agosto, per l'unica smielatura che faccio, ok? Questi sono i consigli che vi posso dare e spero che vi siano utili. Detto questo, da Leonardo Barra è tutto. Grazie a tutti gli iscritti e ciao.